opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi. 19 agosto 2011. Eletti, amici cari, la mia volontà non è la vostra, accogliete e fate quello che vi chiedo ed avrete il premio, che spetta agli amici fedeli. Sposa cara, ti è difficoltoso fare la mia volontà? Mi dici adorato, 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 capisco ciò che vuoi dire, mi vuoi far comprendere che l'uomo deve sempre fare la tua volontà, che è, spesso, assai differente dalla sua. L'uomo neppure sa ciò che è utile a lui, fa questo pensiero insipiente: è utile fare ciò che non mi costa fatica, ciò che non mi chiede sacrificio alcuno. Ecco il pensiero ingannevole della mente umana, ecco il terribile inganno del tuo nemico, dolce amore. Tu, Santissimo, ripeti al cuore dell'uomo: non cadere nell'inganno del nemico, chiediti, prima di ogni scelta, qual è la volontà del mio Signore? Qual è la volontà di Dio? Sto facendo una scelta secondo il suo cuore o no? Queste le domande che l'uomo saggio deve porsi. Tu, Gesù Santissimo, tu, Divino Maestro, questo insegni, parlando al cuore umano e alla sua mente. Gli uomini, però, in gran parte non accolgono il tuo insegnamento, nel tempo presente non si seguono con gioia le leggi tue, quelle scritte col tuo dito in ogni cuore, ma ognuno opera secondo il suo criterio, spesso dettato dalla insipienza e dalla superbia. L'uomo che non segue le tue leggi, si prepara ai più grandi dolori, le pene, che gli rendono difficile la vita. Non così accade a chi ama le tue leggi e le segue con gioia. Egli è un forte, che vince sempre. Con te, Gesù, con te, Santissimo, l'uomo è sempre vincente, perché tu sei l'eterno vittorioso, senza di te l'uomo è un vinto. Questa è la verità, che molti ancora ignorano. Ti supplico, Gesù, dolcissimo amore, aiuta gli uomini a capire che, facendo la tua volontà, sia gioia e pace, si vince la battaglia contro il male e ci si prepara all'eterna felicità con te, Dio. Sposa cara e fedele, ascolta bene la mia parola e portala al mondo, che resta incredulo e freddo se l'umanità presente sulla terra in gran numero si affretta a pensare alla conversione, se gli uomini si sforzano di uscire dalla prigione del peccato, per correre verso di me, ti dico, ti ripeto, che io, Dio, correrò incontro a ciascuno per primo. Se vedo nel cuore umano un desiderio ardente di me, Dio, gli vado incontro, gli rendo la strada facile, facile, perché, sposa amata, il mio cuore vuole la salvezza delle anime e che nessuna si perda. Ho concesso all'umanità molto tempo per convertirsi, ma ora tutto è diverso. Il Padre caro ha stabilito un momento unico e speciale nel quale tutto deve accadere. Entro quel termine il mondo deve capire, per avere i doni più grandi, quali mai sono stati. Ma, se il mondo non si converte, se questo non avviene, sposa cara, sposa amata, il mondo sarà castigato per i suoi peccati e la sua superbia. Piccola sposa, ripeti al mondo le mie parole, ognuno metta al di sopra dei suoi pensieri quello della sua conversione. Come ti ho detto, vado incontro al peccatore pentito per stringerlo tra le mie braccia. Pensa alla parabola del figliol prodigo: il padre lo abbracciò e lo perdonò. Così farò io, Gesù, con ogni peccatore pentito che torna a me. Conosca il mondo le mie parole ed ogni uomo prenda la strada della conversione, quella che sto illuminando. Sposa cara e fedele, resta felice nel mio cuore e godi nelle delizie d'amore. Ti amo. Vi amo. Gesù. 20 agosto 2011. Eletti, amici cari, siate miei nel cuore e nella mente e nulla vi mancherà. C'è forse qualcosa che io, Gesù, non vi possa dare? Chiedete, amici cari, chiedete ed avrete, bussate e vi sarà aperto. Sposa amata, grandi e speciali doni voglio fare a chi ama la mia volontà ed ha gioia di fare le scelte secondo il mio cuore. Sposa cara, non sono molti nel presente, coloro che fanno la mia volontà, non sono molti, ma in numero esiguo. Vi sono, invece, quelli che mi chiamano, pronunciano spesso il mio nome santissimo, essi però non fanno la mia volontà,
Sposa cara, mi dicono Signore, Signore da mattina a sera, ma non fanno le scelte secondo il mio cuore, ma secondo il loro arbitrio. Piccola sposa, costoro lacerano il mio cuore ancora di più di quelli che sono lontani, la loro conversione è più difficile, perché credono di essere nel giusto solo perché fanno molti giri intorno al mio altare e pronunciano il mio nome santissimo con frequenza. Mi dici dolce Gesù, l'uomo spesso non capisce bene ciò che deve fare, in questo tempo è facile la confusione. Traccia, dolce amore, traccia per ogni uomo la via di luce fulgida, affinché non sbagli nel cammino e non devi né a destra né a sinistra. Dolce amore, ancora la tua misericordia invada la terra e la permei, ogni uomo si immerga in essa prima del giorno grande ed unico, nel quale tutto accadrà e nessuno potrà aggiungere o togliere qualcosa. Sposa cara, questo presente è ancora il tempo nel quale elargisco la mia misericordia infinita, come un fiume, che attraversa la terra la colgano gli uomini e non viva nessuno questo tempo come fosse uno qualunque, quando non accade nulla di speciale. Parlo al cuore di ogni uomo, parlo, sposa cara, e non taccio, perché voglio le cose più belle per le anime e che nessuna si perda miseramente. Mi dici Gesù adorato, il tuo amore è un oceano sconfinato, in questo hai preparato un posto per ogni uomo della terra e per raggiungerlo serve cooperazione, serve piena cooperazione al tuo progetto meraviglioso. Tutto questo hai preparato, dolce amore, ma gli uomini della terra non hanno compreso, nella loro distrazione, spesso, non fanno la tua volontà, non colgono la misericordia, sono tanto affascinati dai tuoi doni meravigliosi, che si sono dimenticati del donatore. Certo, dolce, adorato Signore, certo che l'uomo, nell'arco della storia, ti ha spesso deluso, nel presente ti delude ancora di più. Perdona, dolce amore, la stoltezza umana. La tua creazione è frutto del tuo dolce amore, non scoppi improvvisa la tua ira per la disobbedienza generale, il mondo non conosca altro tempo di dolore, ma entri nella nuova alba, luminosa di luce. Sposa amata, ti ho detto che molto ho intenzione di dare agli amici fedeli di questo tempo, molto voglio offrire più di quello che feci nel passato con i miei più cari amici, avrà molto, piccola mia, chi molto mi ha voluto dare, avrà tutto, chi tutto mi ha voluto dare, ma chi poco mi ha dato poco avrà, chi nulla mi ha voluto dare non avrà i miei doni e perderà anche quelli che possiede. Hai ben compreso le mie parole? Mi dici ho compreso che sulla terra vi saranno condizioni molto differenti, chi avrà tutto, chi avrà poco, chi perderà anche ciò che ha. Ogni uomo, in questo momento, è chiamato a fare le scelte giuste secondo il tuo cuore, se questo fa avrà tutto e gioirà, ma se gli uomini continuano nella ribellione, ho compreso che ci sarà un duro castigo per i ribelli impenitenti. Dolce amore, Santissimo Gesù, vorrei che non ci fosse nessuno fra questa categoria dei ribelli impenitenti, la terra diventi il tuo giardino e si ricolmi di santi, quelli del cielo daranno la mano a quelli della terra e ci sarà esultanza e pace. Questo, dolce amore, il mio auspicio per questo tempo. Sposa cara darò a ciascuno secondo la sua scelta. Resta felice nel mio cuore, vivi in questa reggia e godi le mie delizie d'amore. Ti amo. Vi amo. Gesù.